Potremmo dire che davvero l'unica nota positiva per l'Inter in questo Inter Sassuolo è stata la prestazione di 2 giocatori, ma di proprietà del Sassuolo, ovvero Scamacca e Frattesi. Passatemi la battuta, amiche ed amici interisti ed amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui voglio parlare insieme a voi della partita di Inter Sassuolo, ma focalizzandomi appunto sulle prestazioni anzi, di 2 giocatori, Scamacca e Frattesi, che come sappiamo benissimo e come vi raccontiamo ormai da diverso tempo, sono 2 grandi obiettivi per il mercato estivo dell'Inter. Proprio nel prepartita, tra l'altro, non a caso, l'amministratore delegato del Sassuolo, Andrea Carnevali, ha parlato ai microfoni dei cronisti e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che mi sono appuntato, dicendo: col direttore Marotta parliamo spesso, l'Inter è stata la prima a chiedere informazioni per Frattesi e Scamacca, per ora speriamo che continuino con questo percorso di crescita e siamo sicuri che ci daranno soddisfazioni. Queste le parole di Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che di fatto conferma ampiamente questo interesse da parte dell'Inter. Non è la prima volta che ne parla in maniera piuttosto aperta e tra l'altro questo interesse che in queste ore è stato anche ulteriormente acceso da un gesto di Scamacca che ha fatto discutere soprattutto sui social, perché se ci avete fatto caso, subito dopo la rete del 2-0 firmata da Scamacca nella gara contro l'Inter, l'attaccante del Sassuolo per un attimo non ha esultato e molti sopra quindi ci hanno ricamato un possibile indizio di mercato. Poi in realtà, come ha spiegato anche lui stesso, ha sorriso e ha anche esultato perché inizialmente pensava di essere in fuorigioco. Quindi almeno da questo gesto non ci sono indizi di mercato, l'indizio però ormai è abbastanza acclarato, ovvero l'Inter sta puntando concretamente su questi 2 calciatori e allora in questo episodio andiamo a vedere come si sono comportati Scamacca e Frattesi nella partita, che può di fatto averli messi di fronte al proprio futuro su un palcoscenico molto importante come quello di San Siro. Lo vediamo insieme subito, facendo prima una doverosa premessa chiaramente, ovvero vi riporterò alcune statistiche ed alcuni dati che però, ad esempio, il dato sui palloni giocati, siamo abituati a vedere dei numeri per i calciatori interisti piuttosto alti. Il dato chiaramente va riportato all'interno di un contesto, di una prestazione del Sassuolo che ha visto tenere il pallone solo per il 40% del tempo, mentre oltre circa il 60% di possesso palla lo ha fatto l'Inter, quindi chiaramente il Sassuolo ha giocato un minor numero di palloni in totale, ha fatto anche una partita più di gestione con alcuni strappi e quindi inevitabilmente il numero anche di palloni giocati dai 2 giocatori presi in esame ne risente al ribasso. Detto questo, fatta questa premessa, partiamo dall'analisi della partita di Frattesi. Vi condivido come al solito la scheda da Transfer Market. Davide Frattesi, classe 99 in stagione, è arrivato dopo la partita di ieri a quota 27 presenze, firmando 4 gol e 2 assist fino a qui alla sua prima annata in Serie A, ricordiamolo sempre. Centrocampista, come dicevamo, ha giocato in questo 4-2-3-1 molto mobile del Sassuolo nella mediana al fianco di Maxime Lopez, ma come vedremo tra poco è stato molto molto dinamico. 72 minuti giocati all'interno di questa partita, è stato sostituito poi da Mateus Enrique, ha giocato quindi come detto 38 palloni, un numero nella media degli altri centrocampisti e trequartisti che sono stati tutti più o meno coinvolti all'interno del gioco molto corale e qualitativo del Sassuolo. 26 passaggi riusciti con una buonissima percentuale dell'84%, un dato che assume maggior valore se consideriamo che secondo i dati della Lega Serie A Frattesi è stato il terzo giocatore più pressato del Sassuolo da parte ovviamente dei calciatori dell'Inter, con un 61,32% di pressione ricevuta. Nonostante questo, quindi un'ottima precisione nei passaggi e nei palloni giocati, di cui ben 9 sono stati giocati in avanti e sono andati a buon fine, un buon dato rispetto agli altri compagni di squadra, segno anche qui di come sia stato proiettato al gioco offensivo e alla ricerca della profondità e della verticalizzazione. Molto molto interessante il dato sulla prestazione dal punto di vista fisico e della corsa, perché è riuscito a mantenere in gara una media di velocità di 10,82 km orari, tra i migliori
dei giocatori scesi in campo, toccando addirittura una velocità di punta di 32,55 km/h, e all'interno di Inter Sassuolo solo Di Marco è riuscito a fare uno scatto più veloce di quello di Frattesi, che quindi ha garantito una buona gamba e anche una buonissima velocità. 6 palloni recuperati, soltanto i difensori Muldur, Chiriches e Kyriakopoulos hanno fatto meglio con 8 palloni, e quindi anche dal punto di vista difensivo è stata una prestazione importante, tant'è che infatti sui vari quotidiani, Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport, che abbiamo preso in esame oggi, è stato valutato con un bel 7 in pagella, un voto importante. Per chiudere questa analisi su Frattesi, tra l'altro vi mostro anche una heatmap per confermarvi, come vi dicevo ad inizio analisi, di come la sua sia stata una partita molto generosa in più zone del campo, perché è partito sul centro-destra, poi si è alternato andando a toccare molto spesso anche la parte di sinistra, non disdegnando alcune sortite offensive per andare a supporto degli attaccanti e approfittando dei movimenti anche di Gianluca Scamacca, di cui andiamo a parlare in questa seconda parte. Il secondo giocatore preso in analisi, secondo obiettivo di mercato dell'Inter, come detto, molto molto concreto, anche lui classe 99, un attaccante arrivato in questa stagione a quota 26 presenze con 10 gol, segnati tutti in campionato, più un assist in Coppa Italia, un attaccante, come dicevamo, terminale offensivo, che nel 4-2-3-1 quindi giocava da centravanti, anche se, come vedremo tra poco, anche lui molto molto mobile per favorire gli inserimenti non solo di Frattesi, ma soprattutto di Berardi, scusate, Raspadori e Traoré, e soprattutto Raspadori lo abbiamo visto letale purtroppo per la nostra difesa. Anche Scamacca ha giocato 72 minuti, poi è stato sostituito da De Frel, ha segnato un gol con il suo unico tiro in porta della partita, 28 palloni giocati, 10 passaggi riusciti con una percentuale del 71%, non altissima, ma comunque per un attaccante sappiamo bene essere precisi nella zona più calda non è semplice, considerando anche qui che Scamacca è stato il secondo giocatore del Sassuolo più pressato con un 61,46%, quindi più pressato anche di Frattesi, come dicevamo poco fa, che invece era il terzo. 2 palloni giocati in avanti andati a buon fine, ha subito 2 falli, ha recuperato anche 3 palloni, a dimostrazione di come appunto sia un giocatore molto generoso anche da questo punto di vista. Molto interessante anche il dato sui duelli aerei, perché ne ha affrontati 3 e tutti e 3 li ha vinti, quindi doti aeree molto importanti per questo calciatore alto 1,95 m circa. Prestazione molto solida, molto convincente al di là del gol, e gli è valsa un 7 sul quotidiano Tutto Sport, mentre Gazzetta e Corriere dello Sport lo hanno valutato con un bel 7,5, che ci sta per la prestazione fatta. Vi mostro, come detto, anche una heatmap con i movimenti in campo di Scamacca, che dopo i gol ovviamente ha dovuto dare una grande mano a tutta la squadra, e quindi come vedete si è spostato spesso sul centro-destra, oppure è venuto a duellare qui in mezzo al campo, appunto per favorire gli inserimenti dei compagni di squadra, gioco corale, ma comunque si è fatto trovare prontissimo quando ce n'era bisogno anche in area di rigore. Facciamo quindi delle considerazioni finali. Chiaramente non giudicheremo l'eventuale acquisto di 2 calciatori da una partita, così come trovavo ingiusto, secondo me, criticare così aspramente la scelta da parte dell'Inter di puntare su Scamacca sulla base di una prestazione incolore contro la Juventus. Detto questo, il Sassuolo sicuramente ha dimostrato di essere una delle più interessanti fucine di talento in questo momento all'interno di un sistema calcistico come quello italiano, che secondo me sta proponendo sempre più un calcio propositivo a tutti i livelli, anche nelle squadre coinvolte nella lotta a salvezza, e quindi potenzialmente sta alzando il livello del gioco anche europeo, come dicono in tanti in questi casi. Io ho avuto la possibilità di seguire da vicino anche in Serie B sia Frattesi che Scamacca, e già si vedeva a quei tempi, l'ho detto più volte, un grande talento, e si vedeva che erano destinati ad altri palcoscenici. Poi sicuramente non mi aspettavo anche da parte di Frattesi questa esplosione così importante al primo anno. Devo dire che comunque sapevamo che Dionisi avrebbe puntato forte su di lui, conoscendolo bene. Comunque l'ottimo lavoro di questo bravo tecnico Dionisi li sta affinando entrambi. Oggi sono convinto infatti che a livello tecnico siano entrambi pronti per fare il salto nell'Inter, e
quindi da parte mia sulla carta, se l'Inter deciderà che può permettersi l'investimento per prenderli entrambi, ecco, sulla carta è una doppia operazione che personalmente approvo, che personalmente mi piace. Poi chiaramente subentrano tante altre incognite, tante altre variabili al momento del salto nell'Inter. Frattesi nei fatti andrebbe a prendere il posto in rosa di Arturo Vidal, sempre più orientato all'addio al termine della stagione, e garantirebbe quindi all'Inter un'alternativa valida a Barella anche a livello di intensità fisica, come dicevamo, visti i numeri che vi ho elencato poco fa, forse addirittura con un feeling con il gol superiore rispetto a Barella, che invece è un po' carente da quel punto di vista e deve migliorare. Non lo vedo sinceramente come sostituto, come alter ego o vice Brozovic, secondo me, perché per il momento, ecco, non lo vedo come in cabina di regia nell'Inter. Ci vedrei magari più il compagno di reparto, Maxime Lopez, di cui abbiamo parlato molto, però ecco, non è che possiamo prendere mezza squadra del Sassuolo. Scamacca invece, come dicevo, un tipo di attaccante che manca all'Inter oggi, secondo me, sia per come va a riempire l'area di rigore, ma poi riesce anche a favorire il lavoro corale con i compagni, come abbiamo visto purtroppo sulla nostra pelle, come dicevo, con gli spazi creati per i compagni di squadra. Ma poi soprattutto la cosa che mi piace è che questo attaccante ha i colpi, nel senso del tiro da fuori, il colpo di testa, ha un repertorio molto molto importante. In questo momento credo che perso Vlahovic, Scamacca è l'attaccante emergente più interessante del campionato e sul quale si punta anche per il ruolo del centravanti della nazionale dei prossimi anni, quindi è un'operazione sensata secondo me per l'Inter. Poi bisognerà capire attentamente però come verrà completato il reparto, perché oltre a Scamacca bisognerà fare qualche altro ragionamento molto approfondito su tutti gli uomini a disposizione e operare di conseguenza. Fatemi sapere anche voi che impressione vi hanno fatto entrambi contro l'Inter, fatemi sapere se li prendereste entrambi oppure no, e se c'è anche qualche altro calciatore del Sassuolo che vi ha fatto una particolare impressione. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere nei commenti. Facciamo con l'emoji della bandiera italiana, visto che abbiamo parlato di due talenti italiani che andrebbero ulteriormente a rinforzare questa colonia, questo blocco azzurro sul quale la dirigenza nerazzurra vuole costruire l'Inter del prossimo futuro. Vi ricordo che se volete potete sostenerci tramite gli abbonamenti, trovate la possibilità di abbonarvi qui sotto, siete sempre di più e ci state permettendo di portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti. E a proposito ci rivediamo poi ogni giorno in diretta alle 19:30 per commentare tutte le notizie e gli approfondimenti con i temi del momento in casa Inter.